Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi abbiamo sul banco un Perser, un EC7280, che è un apparecchio piuttosto raro. La Perser, per chi non lo sapeva, costruiva apparecchi Hi-Fi in Italia, ovviamente era una ditta italiana, e poi per varie peripezie ha chiuso, ma non ha chiuso perché è fallita, ha chiuso perché purtroppo il proprietario in un incidente è morto e sì che poi ha chiuso, se no chissà come sarebbe andata a finire, forse avrebbe avuto successo fino ai giorni nostri. Comunque questo amplificatore è piuttosto raro perché non ha un'uscita sola, cioè due, una per canale ovviamente, ma contiene 6 moduli ibridi al suo interno e ogni modulo fa andare i bassi, i medi e gli acuti per ogni canale. Il problema è che questa persona che gli era capitato per le mani questo Perser e c'era il punto e linea dietro praticamente staccati, non c'erano più, si è fidato, l'ha portato a qualcuno che ha ricollegato i cavi, ma non li ha ricollegati come andavano ricollegati, praticamente ha fuso tutti i moduli ibridi. E sicché a questo punto qui l'amplificatore sarebbe da buttare, però questa persona gli piace l'estetica, che insomma suonasse in qualche maniera, che si rimettesse a suonare, che mi accingo a fare una modifica che io non volevo nemmeno fare, perché non mi piacciono le modifiche sugli apparecchi già fatti. Già che ci sono, una cosa importante, questo è l'ultimo video prima di Natale, poi ci vediamo dopo Befana. Con questo qualche video che ho già registrato probabilmente ve lo metto lo stesso, però sappiate, se non vedete video non è che sono scappato, ma un pochino di riposo me lo prendo anch'io per stare con la famiglia, e sì che niente video fino a Befana. Spero che non ve ne abbiate a male. Continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combino veramente. Allora vi spiego brevemente come funzionava questo amplificatore. C'era l'equalizzatore praticamente che mandava questi 3 moduli per canale. Un modulo faceva solo gli alti, un modulo faceva i medi e un modulo faceva i bassi. Usava dei moduli ibridi che poi vi faccio vedere e che usavano parecchio verso la fine degli anni 70, gli anni 80, inizio anni 80 più o meno. Praticamente ogni modulo poi aveva la sua uscita. Questo qui andava al suo altoparlante degli alti, questo qui all'altoparlante dei medi e questo qui all'altoparlante dei bassi. Praticamente poi aveva una massa comune. Allora, la noia anche di un apparecchio del genere è che bisognava avere una cassa acustica dove si entrava direttamente, non con un crossover comune, ma aveva il crossover per i bassi, il crossover per i medi e il crossover per gli acuti separati, e praticamente sulla cassa ci si entrava con 4 fili. E questo era un po' una noia, perché ora casse così non ci sono, facevano una cassa particolare se non ricordo male. Comunque, che è successo? Le uscite degli altoparlanti non c'erano più. Quando questo signore ha trovato l'amplificatore, le uscite non c'erano più, e sicché l'ha portato da qualcuno che doveva ricollegarli, e lui gli ha messo i punto e linea, ha trovato questi 4 fili, ha pensato che fosse come tanti amplificatori, cassa anteriore, cassa posteriore, ha preso 4 fili che ha fatto, ha collegato questi, praticamente un'uscita ha fatto questo e questo, un'uscita ha fatto questo e quest'altro, o come l'ha fatto non lo so, perché poi era tutto riscollegato. Comunque ha fatto in maniera che quando si è acceso l'amplificatore ha fatto le fiammate, i moduli si sono bruciati tutti, e sicché ora guardiamo quello che ci si può fare. Come vi avevo accennato, non volevo far vedere questa modifica, questa riparazione, perché non è che ne vado particolarmente orgoglioso. Le modifiche secondo me non andrebbero fatte, però l'unica maniera
per farlo suonare nuovamente è questa, sicché l'apparecchio è già smontato ovviamente. Qua ci sono una coppia di finali, bruciati anche quelli, poi qui dove non c'è niente c'era un'altra letta come quella che avete visto con un'altra coppia di moduli finali, dopo ve li faccio vedere, e qua c'è un'altra coppia di moduli finali che sono stati tutti scollegati, sicché sono lì morti, e che li lascio lì perché è abbastanza difficoltoso smontarli, perché ci hanno messo dei rivetti, e sicché ho smontato solo quello centrale dove ci metterò il convertitore. In questo punto qui, che manca roba, c'era i 6 condensatori, che sono questi, anche quelli ve li faccio vedere, di uscita, perché essendo alimentazione comunque mono ci vuole il condensatore d'uscita, e c'era il circuito del relè a protezione, che anche quello è tutto strinacchiato, e ve lo faccio vedere anche quello lì. E qui ci riandrà un altro modulo e ci va il modulino digitale da 50 più 50 watt, anche se dicono che è 100 più 100, in realtà è 50 più 50. Ora ve lo giro un attimo e vi faccio vedere il problema dell'alimentazione. E adesso lasciatemi qualche istante per parlarvi di PCBWay. Come sapete, da molti anni PCBWay è il mio partner di fiducia a cui faccio realizzare i miei circuiti stampati, ma possiamo avere anche lavorazioni CNC e lavorazioni con la stampante 3D. Ordinare è facilissimo, e inoltre puoi avere circuiti stampati di qualsiasi dimensione, di qualsiasi forma e di qualsiasi colore tu voglia ottenere. Io per esempio di solito utilizzo il colore rosso. Su PCBWay poi è presente anche una community dove persone come me pubblicano moltissimi progetti, e troverai migliaia di progetti elettronici da poter realizzare. E cosa importantissima sono le promozioni che troverete sempre sul sito di PCBWay per il periodo natalizio, perciò affrettatevi, perché poi il periodo natalizio finisce. Sono sicuro che anche tu otterrai ottimi risultati per qualsiasi tua esigenza. Se vuoi ottenere dei risultati professionali, fai come me. Serviti da PCBWay. L'alimentazione vista al contrario purtroppo è un'alimentazione mono, per quello che ho dovuto usare un amplificatore digitale che ha l'alimentazione mono. Se no, all'inizio pensavo di usare un amplificatore con gli integrati tipo 3886 o simile, però hanno bisogno di un'alimentazione duale. Questo è il condensatore di filtro che alimentava il modulo dei bassi, e questi due che sono messi in serie perché c'è una tensione più alta, e sono due condensatori di valore di tensione più basso messi in serie. Comunque quest'altra è l'altra parte che alimentava gli altri moduli più piccoli che facevano alti e medi, e qua ci sono i due, ve lo faccio vedere meglio perché non si vede, e qua ci sono i fili del trasformatore che arrivano e fanno, diciamo, le due alimentazioni. Ora qualcuno potrà dire sì, bravo, ma se c'hai due avvolgimenti te la fai un'alimentazione duale. Sì, è vero, avevo pensato anch'io a quella cosa lì, però il problema è che le alimentazioni dei moduli erano completamente diverse. Qui CS circa 45 volt, dall'altra parte invece abbiamo una tensione di 60 volt, sicché ovviamente non è che posso mettere in serie, per farci un'alimentazione duale, due avvolgimenti con tensioni diciamo così diverse, e sicché ho dovuto optare per un amplificatore, per un modulo che avesse una tensione singola, anche se non amo i digitali. Ora vi faccio vedere quello che ci ho smontato e quello che ci rimonto. Allora, questi sono due dei 6 moduli finali. Come vedete sono moduli che usavano negli anni 80, 75, giù di lì, completamente resinati. Se si vede qualcosa dal dentro, comunque sono completamente resinati. Qui di solito c'era la marca, è stata tolta, che non si sa che sono. Due sono per i medi, due erano per gli alti e due più grossi per i bassi. Quelli per gli alti e per i medi erano dello stesso tipo di modulo, e l'altro modulo era un pochino più potente
e veniva alimentato a tensione diversa era per i bassi. Ora ovviamente questi sono completamente bruciati, sicché non c'è verso di ripristinarli, come vi dicevo. Allora per farglielo funzionare, ripeto, mi ero rifiutato di fare il lavoro, dicevo no, non lo facciamo, no. Vabbè, lo vuol fare, vuole che risuoni perché gli piace come estetica, poi tutto il resto, comunque tutto il preamplificatore, tutto il resto funziona, che quello che ci interessa è rimontare un finale. Questa è la protezione degli altoparlanti, che anche questa è ustionata, ve la faccio vedere da vicino. Vedete, le resistenze sono sbruciacchiate e se notate il relè è composto da tanti contatti, praticamente ogni sezione del relè sono 3 contatti diversi, in totale 6 contatti, come appunto erano i 6 moduli. Ora, siccome montiamo un amplificatore che ha 2 uscite sole, perché lui oltretutto non ha, come vi dicevo, delle casse con 6 ingressi con i medi, gli alti e i bassi separati, ha delle casse normali, e ci arriveremo con un amplificatore normale che ogni sezione, diciamo, destra e sinistra ha 2 fili, e monterò un circuito di protezione diverso. Poi ho smontato questo, che non sono condensatori dell'alimentazione, sono condensatori di uscita, perché ovviamente il finale ha bisogno di condensatori in questo caso qui. E come vedete anche qui ci sono 2 più grossi che sono quelli dei bassi e 4 più piccoli che sono medi e acuti, perché uno ha la capacità più alta e tensione più alta, 2 cioè questi qui, e quegli altri hanno una tensione più bassa e una capacità, diciamo, più bassa. Comunque sia, anche questi via, e mi fanno posto per montare degli oggetti che ora vi faccio vedere. Allora, il finale digitale è questo, è piccolino, loro lo danno per 100 più 100 watt, io l'ho provato fino a 50 watt, è praticamente in distorto. A me, ripeto, non è che piacciono molto gli amplificatori digitali, però dobbiamo abbassare la testa alla modernità, perché onestamente a 50 watt anche con una letta così minuscola non scalda. Queste qui sono le uscite degli altoparlanti, qui ci va l'alimentazione, può essere alimentato fino a 30 volt e io limiterò l'alimentazione a 24, lasciando un buon margine per evitare surriscaldamenti, diciamo, e compagnia cantante. E comunque l'ho provato, funziona e ce lo monto, insomma, perché di meglio non potevo fare. C'erano anche dei moduli più grossi, ma poi non regge l'alimentatore dell'amplificatore, è inutile tirare fuori 200 watt, roba del genere, che con quelli digitali ora si potrebbe fare. Comunque questo qui l'ho provato, funziona bene e ci monterò questo. Ovviamente quello va a 24 volt, noi ci troviamo una tensione di 45 volt circa. Ho preso anche lì un convertitore step down, è questo, regge fino a 15 ampere, c'ha un ingresso fino a 60 volt, sicché anche questo lavorerà in sicurezza, anche perché poi la corrente di uscita massima è 15 ampere, mentre l'amplificatorino lì ne assorbe 4, diciamo 5 proprio a tirarne il collo, che non ci arriverà mai, sicché ovviamente questo ho provato a 5-6 ampere, lasciandolo anche alimentato col carico fittizio, non scalda praticamente, sicché figuriamoci con la musica, che è un tipo di segnale che non assorbe sempre il massimo, sicché anche questo qui ce lo monto e mi abbasserà la tensione a 24 volt. E poi c'è questo modulino qui, che è semplicemente la protezione per le casse acustiche che facevo io una volta. Praticamente c'è il relè, doppio relè, e stacca se succede qualcosa stacca ovviamente l'altoparlante e fa il ritardo sia in accensione e
e il spegnimento si stacca subito, in maniera che evita il famoso bump che ci sarebbe poi sugli altoparlanti. E queste cose qui ora piano piano le monto, vi faccio vedere come le monto e cercherò di fare un lavoro più pulito che sia possibile per farvelo vedere. Magari a qualcuno gli può far comodo, ripeto, non è un lavoro che ne vado particolarmente fiero, però lo facciamo, è come si dice, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare. Allora, la prima cosa che farò è mettere in questo punto qui, con una vasetta, vedete qui ci sono due fori, sfrutterò questi due fori qui, che c'erano dei rivetti, ci farò una vasettina di vetroresina e fisserò questo modulo qui. Ora, in realtà il verso giusto sarebbe con le alette messe in verticale, però per tornaconto mio lo metterò così, in maniera che dall'altra parte faccio due fori e lo fisso così. È vero, dissipa meno, ci sarà qualcuno che mi dirà ma così dissipa meno, sì, però in realtà non scalda una mazza niente, sicché anche messo in questa maniera qui non scalda niente. Ho già fatto le prove alimentandolo anche tappato, praticamente lui scalda veramente nulla, si può dire, quasi nulla, sicché per praticità lo metto in questa maniera qui. Ora faccio, intanto si parte con questo, ci faccio i fori, mano a mano che vado avanti col lavoro ve lo faccio vedere e fissiamo intanto questo. Per fissare le cose userò queste vasette di vetroresina, praticamente di vetronite, che da quest'altra parte c'è un circuito, io ce ne ho diverse di queste qui, le uso appunto per queste cose qui, però ovviamente a me quello che mi interessa è la robustezza della vetroresina. Potrei usare un pezzettino d'alluminio, ma questa si lavora bene e non c'è problemi ovviamente di andare a toccare le masse eccetera eccetera. Uno, perché la letta ovviamente è separata, e due, perché io la letta la andrò a fissare qui e poi il resto del circuito lo fisso tramite altri due fori, che sarà sempre comunque isolata, e il circuito stampato che ci rimane sotto non ce ne può, diciamo, fregare di meno. Ecco fatto i due fori, e poi lo metterò con delle vitine da 3 MA, che sono queste, e le fisso con i dadi ovviamente. Vediamo se trovo il buco, grave non trovarlo più, e vabbè, e così qui starà stabile. Poi la vasetta ovviamente la seguo qui alla distanza che mi serve, ora vedo, e ci rifarò i due fori per fissarlo al telaio. Ecco, per darvi un'idea, questa viene fissata, diciamo così. Ora ovviamente alla vasettina lì ne do un pochino di nero opaco, in maniera che sembra un attimino più seria di quello che è. Comunque, essendo vetroresina, è molto robusta e va bene per i nostri scopi. Anche se il lavoro che stiamo facendo magari non ci entusiasma particolarmente, bisogna cercare di fare le cose a modo comunque. Io i terminali che vanno all'alimentazione, io i fili che vanno all'alimentazione l'ho crimpati, ci ho messo il cavettino da 1,5 mm, l'ho crimpati e poi l'ho anche saldati, così siamo a posto. E poi ci mettiamo un pezzettino di guaina termorestringente e facciamo un lavoro, diciamo, preciso come va fatto. E così per tutti e quattro i filettini. Ecco, così con i terminalini sono fissati molto meglio che a metterci direttamente il filo. Ci sono gli occhiellini, non verranno più via e fanno bene contatto. La basettina gli ho dato un pochino di nero opaco, si mimetizza meglio e ora la posso montare. Come si vede, la basettina verniciata di nero, diciamo, può essere anche un pezzettino d'alluminio, non si vede che è di vetroresina e va bene, diciamo, per lo scopo che ne vogliamo fare. È robusta, non si muove perché è stretta e sicché fa il nostro scopo, diciamo. Non so se si vede bene, comunque un po' di guaina messa sui fili ci aiuterà a passarla anche nei buchi dove c'è il metallo, a proteggere di più il filo ovviamente, e ce l'avevano messa anche nell'amplificatore originale. Comunque ho inguainato i fili in maniera che sono più protetti.
Allora, questa è l'altra vasettina che ospiterà sia l'amplificatore e sia la protezione delle casse acustiche. Però devo montare delle torrette per alzare l'amplificatore, poi vi faccio vedere perché. Se no, se non lo alzo, praticamente le uscite vanno dove c'è un pezzetto d'alluminio che le tappa, si dice in Toscana, che le copre. Sì che monterò le torrette e così sta sopra, vi faccio vedere dopo sull'amplificatore. Allora, spero si veda abbastanza bene. Ho montato le due torrette perché la vasetta è qui e ovviamente qui, come vedete, c'è un pezzo abbastanza alto. Se non mettevo le torrette, la parte dell'amplificatore, i morsetti sarebbero cascati qui, sì che sarebbero stati tappati. In questa maniera qui l'ho rialzate e sono sopra questo traversino d'alluminio che c'è. A questo punto l'amplificatorino, la protezione delle casse e qui il riduttore di tensione è stato montato e ora non resta che piano piano fare i collegamenti e io vado avanti e vi faccio vedere ogni tanto i collegamenti che faccio, senza ovviamente farvi vedere che saldo tutto. Allora, intanto ho collegato l'alimentazione del riduttore di tensione, ora usa chiamarlo step down, ma insomma il riduttore di tensione. Ho collegato il positivo, anzi il negativo l'ho fatto passare di qui, ci ho messo sempre un po' di guaina e l'ho portato al negativo, che se vedete di qui va al negativo del condensatore. Il positivo non l'ho collegato direttamente al condensatore, anche se potevo collegarlo lì, ma l'ho portato in questo punto qui perché da qui a qui c'è un fusibile. Ora poi guarderò il valore e ci metto un valore giusto sui 5 ampere, e sicché in questa maniera qui è anche protetto dal fusibile. Ho passato i cavettini qui dentro e tramite una guainetta, ovviamente ci ho messo una guainetta e si sbuca, vi faccio vedere, eccoci qua, si sbuca qui, ovviamente c'è la sua guainetta e ora sbuccerò i fili e le collego qui all'alimentazione dell'amplificatore. Però prima di collegarli, ora le sbuccio e voglio vedere se ci arriva effettivamente 24 volt, se non ho commesso degli errori prima di bruciare anche l'amplificatore. Ci ho messo anche qui due terminalini, così facciamo pandan con gli altri. Ora ci collego il tester 1 e 2 e guardiamo, lo inquadro, anche se è un po' di traverso è lo stesso, lo vedete lo stesso. Do alimentazione all'amplificatore e vediamo se esce circa 24 volt. Eccolo qua, 24,06, perfetto. Sicché ci siamo e lo possiamo collegare ovviamente all'amplificatore, così anche quello è collegato. Intanto, prima di proseguire oltre, io direi di vedere se funziona, diciamo, quello che abbiamo fatto prima di collegare le casse e fare i buchi per le boccole e, diciamo, compagnia cantante. Userò questo piccolo mixer che ha la possibilità di essere usato anche in Bluetooth e così tramite il telefono mandiamo qualcosa nell'amplificatore. Mi collego direttamente alle uscite degli altoparlanti dell'amplificatore con due coccodrilli, 4 perché le casse sono 2. Accendo l'amplificatore, i V-meter si muovono perché ho già impostato sul telefono che mandi al mixer una musica di quelle gratuite. Vediamo se alzandola qualcosa viene fuori. Qualcosa si sente, sicché è già buono. Canale sinistro, canale destro, e io direi a questo punto di proseguire oltre. Ora quando spengo l'amplificatore sentirete che fa il bump, diciamo, quando si spenge, dopo un attimino che si spenge. È per quello che ci abbiamo messo quel relè, quel circuito di ritardo all'accensione e l'immediato spegnimento quando stacchiamo l'alimentazione. Ora lo spengo
e probabilmente si sentirà nelle casse il bump, diciamo, di spegnimento dopo un attimo che si è spento, e questo non va bene per quello che ci abbiamo messo il relè poi che collegheremo. Ecco, avete sentito il bump, ovviamente questo dà fastidio tutte le volte che uno spenge l'amplificatore. Allora, questo è il circuito, diciamo, di protezione delle casse. Ora che farò? Praticamente da un'uscita dell'amplificatore passo attraverso un contatto del relè. Praticamente questi due sono una parte del contatto del relè e questi altri due sono l'altra parte dei contatti del relè, e sì che passerò con un filo attraverso ognuno di questi, e poi ovviamente l'altro capo dell'amplificatore andrà direttamente. Il negativo lo mandiamo direttamente, chiamiamolo negativo per convenzione, e il positivo lo faccio passare attraverso il relè. Faccio i collegamenti e vi faccio vedere quando l'ho fatti, se no tanto state a vedere che smanetto col cacciavite e non dice nulla a nessuno, si perde solo tempo. L'ho collegato e i fili che escono l'ho fatti passare di qua, c'era già un taglio, e i fili comunque non guainati, che così anche se toccano nel mobile comunque hanno la guaina di protezione, e poi in questa maniera qui riconosco bene, diciamo, le due coppie. Ecco, ho segnato i fuori delle boccole, ne metterò due qui, e qua ci metterò la boccolina di massa che servirà poi per collegare il piatto, perché visto piatti sapete che c'è anche, diciamo, il punto di massa, il filo di massa, e ci metterò qui una boccolina da stringerci il filo di massa. Però per fare questo lavoro devo andare di là nella parte meccanica, e che ci vediamo quando ho finito i fori. Allora, le boccoline le ho montate. Questa è la boccolina che ci va la massa poi del giradischi del piatto. L'ho montate un po' distante una dall'altra, le potevo montare in questa fila, però dopo venivano troppo vicine, e spesso le boccole degli altoparlanti sono troppo vicine, uno deve smoccolare per metterci i fili, così almeno i fili uno li mette veramente bene. E ora devo passare a collegarci i fili con le pagliettine in dotazione, e poi dopo lo proviamo. Ecco fatto il collegamento con le boccole. Se uno ci mette le banane che ha spazio dietro risulta anche più agevole, e comunque sia, se no uno ci mette le forcelline infilate qui sotto o il filo anche strinto. Io direi di provarlo, così vediamo anche se il relè fa la sua funzione. Ora accendo l'amplificatore, si dovrebbe vedere questo relè scattare dopo un certo tempo. È scattato, e ora possiamo provare se esce qualche suono. Ora alziamo, sentiamo se esce qualche suono. Solita musica senza diritti d'autore, esce. E ora vediamo se riusciamo, e ora vedo se riesco a fare qualche misura di questa modifica che è stata fatta. Ho collegato un generatore all'amplificatore, un generatore di bassa frequenza ovviamente, e ho collegato l'amplificatore al carico fittizio, e ora lo guardiamo con l'oscilloscopio. Però ovviamente, essendo un amplificatore digitale, ci sono degli accorgimenti da rispettare. Magari poi ne parliamo meglio in un altro video, però prima di tutto o usiamo sonde differenziali, che in questo caso ce l'ho ma non ho voglia di tirarla fuori. Ora inquadro l'oscilloscopio. Oppure facciamo un canale alla volta. Perché questo? Perché le uscite di un amplificatore tradizionale di solito c'è la massa comune anche per i due canali. L'oscilloscopio ovviamente ha la massa comune, e se io attacco invece un amplificatore digitale con tutte e due le uscite che non sono tradizionali, succede che con la massa comune faccio un cortocircuito, sicché lo posso vedere solo un canale alla volta, oppure usare due sonde differenziali.
ripeto, ce l'ho, ma non ho voglia nemmeno di tirarla fuori, tanto io con amplificatori digitali ci lavoro poco. Poi l'altro accorgimento è che il generatore a questo punto deve avere la massa separata sempre dall'oscilloscopio, perché se no siamo da capo, la massa dell'ingresso dell'amplificatore alla fine farà cortocircuito. Poi magari ne parliamo in un altro video. Allora, volevo vedere quando clippa e la distorsione, però c'è un altro problema, ora ve lo faccio vedere. Ho acceso l'amplificatore, ho acceso, se io, vedete questo segnale qui? Questo segnale qui, ora l'avvicino, il volume dell'amplificatore è al minimo e non c'è, diciamo, non ci dovrebbe essere segnale d'uscita, però abbiamo questa bella portante qui. Se la vedete, questa portante qui è una sinusoide che sarà 40, 50, 100 kHz, non lo so, non mi interessa in questo momento, che è quella dell'amplificatore digitale, perché lavorano in maniera diversa dagli amplificatori tradizionali. Sicché se io alzo il volume, quello che vado a vedere è questa schifezza qui, ovviamente, vedete? Si vede male, do un pochino più di contrasto all'oscilloscopio. Quello che si vede praticamente è questo, perché c'è la sinusoide del generatore, la vediamo, ma c'è anche sotto la portante, e sicché praticamente non vedo niente, non potrei vedere quando è clipping. Allora facciamo un piccolo trucco al volo. Allora, fermo restando che trucchi li fanno prestigiatori e non mi garba nemmeno usare la parola trucco, comunque facciamo un filtro passabasso al volo, cablato così come dico io a urlo di lupo. Come funziona? È un semplice filtro RC, ovviamente non ci passa potenza perché va all'oscilloscopio. Qui abbiamo l'ingresso, che prima andavo direttamente all'oscilloscopio, e faremo un filtro RC, cioè resistenza condensatore, che mi attenua le frequenze più alte. Faccio una cella doppia, così le frequenze più alte sono attenuate di più e a quel punto riuscirò a vedere la sinusoide. Poi ripeto, magari se ne parla in un altro video. Ora vi faccio vedere l'accrocco che ho fatto al volo. Ora memorizzate lo schema che avete visto, perché ho fatto un accrocco su una basetta 1000 fori, poi magari me lo costruisco un filtro a modino, una scatola metallica a modino. Comunque qui ci sarà l'ingresso, qui c'è la prima cella, praticamente resistenza condensatore, qui c'è la seconda cella resistenza condensatore, e qui, fra qui e qui, ci attacco l'uscita dell'oscilloscopio. E a quel punto lì si vedrà solo la sinusoide e la portante, la frequenza switching dell'amplificatore digitale sparisce, o perlomeno si attenua tantissimo. Allora, qui sono collegato praticamente senza filtro. Ho attaccato il coccodrillo, che è questo, vediamo se ingrandisco di più. Il coccodrillo, che è questo e che va all'oscilloscopio senza filtro, che ci troviamo nelle condizioni di prima. Ora vi inquadro l'oscilloscopio. Ecco lì il segnale che si vede senza volume praticamente all'amplificatore. Se io do volume ci ritroviamo nelle stesse condizioni di prima praticamente. E quando sono senza volume, se scalo alla base dei tempi, ovviamente vado a vedere la sinusoide della portante dell'amplificatore. Se io mi sposto già alla prima cella, vediamo se faccio dei danni, Se io mi sposto qui alla prima cella, prima della seconda cella, che è la prima, come vedo la portante non c'è già più, è attenuata. Se io aumento la sensibilità dell'oscilloscopio la vedo comunque, però è parecchio attenuata, prima era piuttosto elevata. Se io mi sposto all'uscita della seconda cella, a questo punto la portante è praticamente sparita, e se io mi sposto e alzo il volume, a questo punto quello che vedo
è la nostra sinusoide che volevamo vedere e che prima era nascosta. Allora vediamo quando lo inquadro meglio, vediamo quando va in clipping questo amplificatore qui, così siamo oltre, scaliamo, ecco, comincia diciamo a distorcere qui più o meno, e andiamo a vedere che potenza abbiamo sul wattmetro. Eccolo lì, diciamo siamo quasi a 50 watt, poco più di 45 watt, che per un amplificatorino così è più che sufficiente. Misuriamo la distorsione, abbassiamo. Ovviamente senza questo filtro qui la distorsione non si misura, perché il distorsimetro diciamo va nel matto, se vogliamo usare una terminologia un po' così. Ora ve lo inquadro e vediamo la distorsione. Eccolo lì, effettivamente la distorsione è piuttosto bassa, sicché diciamo che nonostante, come ripeto, il lavoro non mi piaceva nemmeno farlo, ma comunque sia è venuto un buon lavoro. Le cifre che vedete che ballonzolano in realtà io le vedo ferme, a parte l'ultima, e probabilmente i soliti problemi di videocamera. Allora che faccio ora? Do una ripulita alle manopole che sono in condizioni tremende, do una ripulita al frontale e poi do una ripulita anche al mobile e lo rimonto, e così diciamo ci siamo levati il dente questa volta. Come vedete le manopole sono parecchio sporche, sicché ora le smonto e le metto al solito nella vasca ultrasuoni. Lo stesso tutte quelle altre manopole che sono sporche. Do poi una pulita al frontale, a questi interruttori qui che sono sporchi anche quelli, e vediamo di renderlo un pochino più presentabile. Ecco qua, le metto nel cestello e poi la metto giù e gli do la via. Questa è rimasta, eccola, è andata a fondo. Gli do la via e si sentirà il rumore, e poi ci vediamo quando sono pronte. Allora l'amplificatore è pulito, tutte le manopoline sono tornate lucide, frontale pulito, e potrei dire che questa modifica, perché non è una riparazione, è una modifica, è conclusa. Allora il video è finito, questa modifica, perché non è una riparazione, insomma, è finita anche quella. L'amplificatore è tornato a suonare. Io sono contrario alle modifiche, l'ho ripetuto 50 volte in questo video, comunque l'ho fatta perché mi è stata richiesta. Magari a qualcuno può far comodo, può essere utile, qualche nozione in più non guasta mai. E io vi saluto. Se il video vi è piaciuto, prima dei saluti ovviamente, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, e se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, perché è l'unica maniera per essere avvisati quando i miei video escono. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!